Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto del PFC con la parte relativa alla logica di controllo. Quindi questo risulterà essere un video molto teorico e anche forse pesante perché comunque la logica di controllo del PFC non è banale. Però diciamo che cercherò di essere il più leggero possibile. Come detto nel precedente video, per realizzare questo PFC ho scelto una tipologia boost e per poterlo comandare c'è bisogno appunto di un integrato che abbia all'interno questa particolare logica di controllo. E dopo un po' di ricerche la mia scelta è caduta sull'integrato IR1150 che risulta essere un One Cycle Control. Più avanti vedremo questo che cosa significa, però per il momento fermiamoci solo sulla definizione. Sul foglio ho riportato il circuito che si trova sul datasheet dell'integrato, quindi il circuito che viene consigliato di utilizzare, e quindi questa parte sarebbe tutta la circuiteria dedicata al controller del PFC, mentre la parte di potenza in pratica resta invariata, quindi possiamo vedere l'induttore, lo switch e il diodo. E anche questa parte è la parte di sensing della tensione di uscita. E qui c'è il condensatore, quindi il circuito dal punto di vista hardware resta quello lì. L'unico componente che viene aggiunto è questo diodo che in pratica mette in comunicazione diretta la parte alta del ponte con il condensatore e che è un diodo che entra in funzione soltanto la prima volta che il circuito viene connesso alla rete, quindi alla prima semionda entra in funzione questo diodo e serve per non avere una sovrelongazione di corrente nell'induttore alla prima semionda, quindi entra in funzione solo nella parte di startup, ma poi questo si vedrà meglio successivamente. Per il momento però concentriamoci esclusivamente sulla logica di controllo. Ultima nota da fare prima di passare all'analisi di questa logica è che questo integrato funziona in modalità CCM. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la corrente nell'induttore durante il periodo della semionda non tocca mai il valore 0. Quindi lo switch si accende quando vi è un certo valore di corrente e si spegne quando vi è un altro valore di corrente. Quindi quando si accende aumenta il valore, quando si spegne la corrente tende a calare, quando si riaccende però vi è ancora un valore positivo di corrente. Questa modalità, diciamo, favorisce un ripple di corrente più basso nell'induttore, quindi minori perdite, ma fa lavorare lo switch sempre in hard switching, sia in accensione che in spegnimento, cosa che invece non succede in altre modalità come il DCM o il CRCM. La logica di questo integrato è una versione aggiornata della logica classica di un boost PFC, quindi per poterla capire bisogna prima capire la logica di un boost classico. Quindi schematizzando il circuito abbiamo qui la parte hardware e qui la parte di controllo. Per poter funzionare bene questo controllo ha bisogno di almeno 3 segnali di input, ovvero la tensione in uscita dal PFC, quindi ai capi di questo condensatore che viene connesso al carico, la tensione d'ingresso che quindi sarà di andamento sinusoidale e il valore della corrente che scorre nell'induttore. Quindi può essere presa o bassa, quindi corrispondente al
source del MOSFET o all'emettitore dell'IGBT che viene montato nel circuito, oppure in alcune applicazioni può essere anche presa direttamente sull'induttore, ma generalmente viene presa bassa, quindi mediante uno shunt di corrente. Da questa schematizzazione passiamo a quest'altra, quindi l'integrato viene aperto e viene mostrato nei suoi componenti logici discreti. Cerchiamo di capire come funziona. Partiamo dal feedback della tensione di uscita. Quindi da progetto viene impostata ad esempio 400 volt e l'integrato da questo partitore resistivo si va a leggere il valore di tensione e lo va a comparare con VREF, che è una tensione interna dell'integrato e che generalmente vale 1,25 volt. Se la tensione che lui va a leggere qui è inferiore a 1,25 volt, lui va ad aumentare l'uscita di questo integratore, perché ovviamente lui va a leggere una tensione più bassa rispetto a 400 volt e quindi va a aumentare l'uscita dell'integratore. Questo integratore, il valore entra in questo moltiplicatore, quindi entra nella sua porta X. La porta Y viene direttamente dalla lettura della tensione in ingresso, quindi avrà un andamento sinusoidale che viene diminuito di un certo fattore K, quindi in generale anche questa tensione viene ridotta di molto, di 200-300 volt, in modo che questo valore sia sempre intorno di 1 o 2 volt. L'uscita di questo moltiplicatore finisce all'interno di quest'altro comparatore, che in pratica va a comparare il valore che esce da questo moltiplicatore, che prende il nome di VM, con il segnale di corrente letto sullo shunt oppure sul sensing alto della corrente che scorre nell'induttore. L'uscita di questo moltiplicatore, chiamata VM, entra in questo network di tipo PI, quindi VM entra sul pin positivo, mentre sul pin negativo troviamo la lettura della corrente che sta scorrendo nell'induttore. Quindi, effettuando un'operazione di tipo proporzionale integrale, l'uscita di questo network, chiamata VC, entra in questo comparatore. Nello specifico entra sul pin positivo. Sul pin negativo invece abbiamo l'ingresso di un generatore a rampa che è presente nell'integrato, quindi sarebbe una forma d'onda di tipo dente di sega, quindi sale e poi si resetta velocemente quando la sua oscillazione, il suo timer lo va a resettare, quindi sale e poi si resetta. Che cosa succede? A ogni ciclo di questo timer, questo comparatore va a comparare questa tensione VC con la tensione locale di questa rampa. Fin quando questa rampa ha un valore più basso di questa, il comparatore mette alta la sua uscita, quindi va ad accendere lo switch. Quando questa rampa, il valore di questa rampa supera il valore di VC, il comparatore manda l'uscita bassa e quindi va a spegnere questo switch. Ora, per capire bene come funziona questo tipo di controllo, andiamo a fare noi due giri di logica in due condizioni limite, ovvero quando siamo in condizione di alto carico o quando siamo in condizione di basso carico. Quindi, partiamo dalla condizione di alto carico. Supponiamo che il nostro PFC stia lavorando in un punto di lavoro qualsiasi e a un certo punto andiamo a connettere il carico in uscita. Quello che succede è che
il condensatore inizia a scaricarsi sul carico. Ovviamente questo causa una caduta della tensione di uscita che viene rilevata dal feedback. Quindi in ingresso a questo integratore avremo che pur F sarà maggiore della tensione letta su questo partitore. Quindi questo integratore inizierà a integrare e la tensione di uscita, chiamata VE, inizierà a salire. Se VE sale, quello che succede è che ciclo dopo ciclo l'uscita di questo moltiplicatore aumenta, perché le sinusoidi in ingresso alla porta Y restano sempre costanti. In ingresso alla porta X, VE aumenta in modo quasi lineare, quindi quello che succede è che l'ampiezza delle sinusoidi aumenta a sua volta in modo quasi lineare. Quindi VM avrà un andamento sinusoidale crescente ed entra nel nodo più di questo PI. Ovviamente andandolo a comparare con il segnale proveniente dall'induttore, avremo che il nodo più sarà superiore rispetto al nodo meno, quindi questo P inizierà a integrare a sua volta e a far salire la tensione VC. Se il valore di VC aumenta, aumenta il valore del duty cycle che arriva a questo switch, perché questo comparatore è alto quando il suo piedino positivo è maggiore di quello negativo. Quindi se VC aumenta, il valore della rampa che andrà a eguagliarlo e a superarlo si raggiungerà sempre più tardi. Quindi di conseguenza un aumento di VC causa un aumento del duty cycle. Se il duty cycle aumenta, di conseguenza anche la corrente che scorre nell'induttore aumenta. Quindi il feedback sulla corrente aumenterà, fin quando all'ingresso di questo P non si raggiungerà un'uguaglianza fra l'ingresso negativo e l'ingresso positivo. Ovviamente adesso c'è da specificare una cosa, ovvero che il loop di corrente è molto più veloce rispetto al loop di tensione. Quindi che cosa succede? Succede che il loop di tensione aumenta lentamente, quindi le sinusoidi d'ingresso crescono molto lentamente ciclo dopo ciclo, mentre il loop veloce di corrente riesce in 3 o 4 colpi di clock a ripristinare l'equilibrio fra l'ingresso negativo e l'ingresso positivo. Quindi questo PI fa in modo che la corrente che scorre nell'induttore sia sempre proporzionale al valore di VM che gli arriva in ingresso, mentre questo integratore va ad aumentare il valore di VM sinusoide dopo sinusoide, quindi molto lentamente, fin quando la tensione in uscita dal PFC raggiunge nuovamente il valore prefissato, quindi ad esempio quella di 400 volt. Supponiamo ora il caso contrario, quindi ci troviamo in un punto di lavoro qualsiasi del PFC e a un certo punto gli scolleghiamo il carico e quindi resta solo un piccolo assorbimento in uscita. Quello che succede è che la tensione di uscita inizia a salire perché ovviamente non vi è più corrente assorbita dal carico, quindi la tensione sul condensatore aumenta. Quello che succede è che la tensione che viene letta dall'integrato, quindi da questo integratore, supera la tensione di riferimento e quindi avviene il processo contrario, ovvero la tensione VE inizia a calare, quindi le sinusoidi sulla tensione VM non sono più crescenti, ma iniziano a diminuire, sinusoide dopo sinusoide. Quindi il segnale che arriva in ingresso al PI sarà sempre di valore inferiore e questo farà sì che la corrente che scorre nell'induttore avrà valori sempre più bassi, che si fermeranno quando la corrente di linea assorbita
sarà pari o uguale a quella assorbita dal carico. Quindi nel caso in cui all'uscita del PFC non fosse presente alcun tipo di assorbimento, si arriverebbe a un punto in cui il valore di VE sarebbe 0 e quindi essendo un moltiplicatore Vm sarebbe sempre 0 e il PFC si spegne. Quindi ecco spiegata brevemente la logica di funzionamento di un PFC di tipo boost classico. Ora, io so che questa parte è davvero una martellata, quindi spero che sia stata il più chiara possibile, perché quella che verrà dopo di questa è ancora peggio. Per quanto riguarda l'IR 1150, ovvero il tipo di logica One Cycle Control, abbiamo che questa, per poter funzionare correttamente, ha bisogno soltanto della lettura della tensione in uscita del PFC e della lettura della corrente sullo shunt, che per questo tipo di logica può essere solo di tipo basso. Andiamo a vedere quindi nello specifico di cosa si tratta. Ecco qui una schematizzazione della logica dell'integrato. Quindi qui vediamo l'ingresso della tensione di feedback, quindi la tensione di uscita del PFC, che viene comparata con una tensione di riferimento interna all'integrato. Quindi questo è un comparatore messo in modalità PI, la cui uscita è appunto la tensione Vm. Qui invece arriva in ingresso la tensione di sensing dello shunt di corrente, che viene amplificata del valore DC e che entra in ingresso a questo blocco sommatore. A questo blocco sommatore arriva anche la tensione di uscita di questo PI, quindi la Vm, e l'uscita di questo blocco sommatore è pari a Vm meno G di C per V di sensing. Quindi viene fatta la sottrazione di V di M meno questo segnale e l'abbiamo in uscita qui. V di M entra inoltre in questo integratore resettabile, quindi da cui uscirà l'integrale di V di M. Quindi l'integrale di V di M è la differenza fra V di M e il segnale di sensing, entrano in ingresso a questo comparatore, quindi l'integrale di V di M entra sul pin positivo, mentre la sua differenza con il segnale di sensing entra sul pin negativo. L'uscita di questo comparatore entra in ingresso a questo flip-flop ed entra in ingresso sul pin di reset. Sul pin di set invece non si vede in questo schematico, ma vi è il segnale di clock, quindi essendo un integrato a frequenza settabile, quando viene settata la sua frequenza di oscillazione, ogni tot, a ogni ciclo del clock viene settato il flip-flop e poi quando scatta questo comparatore viene resettato. Quindi l'uscita di set del flip-flop va ad accendere lo switch, quindi va al gate driver che accende lo switch, mentre l'uscita di reset va a disattivare lo switch e va ad attivare l'uscita di reset del flip-flop, che va appunto a resettare l'integratore della tensione Vm. Quindi, osservando il grafico di sotto, cerchiamo di capire come viene generato il duty cycle che poi accende lo switch. Quindi abbiamo qui con questa linea blu il valore di VDM, con questa retta di colore verde il valore dell'integrale di VDM e con questa retta di valore rosso il valore di VDM meno G di G per la tensione di sensing, che può essere riscritta anche come resistenza di shunt per
corrente che scorre nello shunt. Per comprendere bene questo grafico bisogna precisare subito due cose, ovvero uno, che la logica del controllo deve garantire per qualsiasi valore di frequenza impostata che la costante di integrazione cambi. Infatti vi è la necessità che l'integrale di v di m sia uguale al valore di v di m in corrispondenza di ts, che sarebbe il valore del periodo impostato sull'integrato. E due, bisogna notare che la retta di colore rosso, quindi quella relativa a v di m meno g di c per la tensione di sensing, parte da un valore di offset. Questo perché, appunto, come già detto prima, l'integrato funziona in CCM, quindi quando lo switch si accende facendo scorrere subito al suo interno un certo valore di corrente. Ecco perché ci sta questo offset di questa retta. Quindi VDM parte da 0, ma questo offset è dovuto alla corrente che già scorre nell'induttore quando viene acceso l'interruttore. Quindi, detto questo, il grafico adesso dovrebbe essere più semplice da capire e in pratica viene rappresentato quello che prima ho spiegato a parole, ovvero fin quando l'ingresso negativo di questo comparatore è maggiore di quello positivo, quindi fin quando l'integrale di v di m è minore rispetto a v di m meno g di c per il valore della tensione di sensing, abbiamo che il segnale di V-gate è alto, quindi lo switch è acceso. Non appena questi due segnali si eguagliano, quindi poi l'integrale di Vm diventa maggiore di questa differenza, abbiamo che l'uscita del comparatore va alto, seleziona il reset del flip-flop e quindi questo va a spegnere lo switch del PFC. Ora, se il discorso sulla logica del boost fatto in precedenza è chiaro, la logica di questo integrato risulta abbastanza semplice, ovvero quando si è in condizioni di alto carico o di basso carico, quello che succede è che vi è una variazione della tensione di feedback. Quindi, se il feedback diventa più basso di Vref, quello che succede è che questo Pi va ad aumentare il valore di Vm. Se invece siamo in una condizione di basso carico, succede che questo Pi va a diminuire il valore di Vm. Quindi cosa succede? Che più il carico in uscita è alto, più Vm sale, quindi questa linea azzurra sale. Più il carico in uscita è basso e più il valore di Vm scende. Quindi una variazione del carico di uscita causa solamente una variazione di Vm. Ma quindi com'è che questo integrato riesce senza l'ausilio del feedback della tensione in ingresso a capire come variare il duty cycle dello switch per assorbire una corrente sinusoidale? Perché una variazione del carico in uscita dà solo una variazione di questa asticella, non di questo valore. Come fa l'integrato? La risposta è in realtà molto semplice. Supponiamo di essere in una condizione steady state, quindi abbiamo connesso un carico in uscita e dopo un paio di semionde di transitorio il valore di Vm resta costante e stabile, quindi viene settato questo valore di Vm e non si ha un grosso scostamento di questo valore. Supponiamo quindi due momenti particolari. Uno in cui ci troviamo sul picco della sinusoide, l'altro in cui ci troviamo su una delle due valli. Quando siamo sul picco, l'apertura dello switch fa in modo che il passaggio di corrente sia molto più repentino, perché
la tensione imposta sull'induttore è più alta, quindi la variazione di corrente è maggiore e la pendenza di questa linea rossa è più ripida verso il basso e andrà ad incontrare per esempio l'integrale di Vm in questo punto. Quando invece lo switch viene aperto in una delle due valli, la tensione che viene imposta sull'induttore è molto più bassa, quindi la variazione di corrente è molto più dolce e la pendenza di questa linea rossa diminuisce. Quindi, ad esempio, andrà ad incontrare la linea verde in questo punto. Quindi, come risultato cosa abbiamo? Che quando siamo sul picco della sinusoide abbiamo un piccolo duty. Quando siamo su una delle due valli abbiamo un grande duty. E questo fa in modo che si ha una variazione di duty del PFC e si va a garantire un assorbimento di corrente quasi sinusoidale in ingresso alla rete. Ed ecco quindi spiegata come funziona la logica di questo integrato che riesce comunque a garantire un assorbimento sinusoidale della corrente di ingresso senza l'ausilio della lettura della tensione. Molto bene, quindi questa è la teoria che ci sta dietro questo tipo di integrato. So che non è un qualcosa di semplice da digerire, ha lo stesso effetto di una martellata in testa, ma comunque era una parte che andava trattata, anche perché poi lo si userà nel circuito, quindi bisogna perlomeno capire come funziona. Per il momento quindi è tutto. Alla prossima!